Ciao a tutti. Allora, diversi di voi mi hanno chiesto come mai su MuWiki esistono così tante versioni del MAME. Allora, vediamo di fare un pochino di chiarezza. Allora, partiamo dall'home page del MAME. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, il MAME è un acronimo che sta per Multiple Arcade Machine Emulator ed è un emulatore dei giochi da bar. Il MAME di per sé rappresenta uno, se non l'emulatore più famoso, o comunque uno degli emulatori maggiormente utilizzati dagli appassionati appunto di emulazione. Fin dalla sua nascita il MAME ha avuto diciamo diversi cambiamenti e anche diverse versioni diciamo alternative. Questo perché il MAME Team sostanzialmente, come specificato anche qui, vedete che il MAME è free e anche il suo codice sorgente è free. Loro stessi ti dicono anche fork me on GitHub, quindi vuol dire ti invitano proprio a modificarlo il listato e eventualmente poi ricompilarlo per avere insomma, una versione alternativa. Ad ogni modo, per farla in breve, il motivo per cui si hanno così tante versioni differenti è proprio perché il Mame Team ha reso free il sorgente e quindi insomma ci sono state altre persone che hanno modificato il sorgente del Mame ehm, per vari scopi. Ecco, allora, ad ogni modo, dicevamo, il Mame nel corso del tempo ha subito vari cambiamenti. Uno dei più significativi è questo, quello di avere praticamente combinato in un singolo emulatore, cioè quello di avere fuso insieme il MAME e il MES a partire dalla versione 0.162. Da questa versione in poi il MAME non emula più solo, quindi da maggio del 2015, sono già diversi anni ormai, il MAME non emula più solo i giochi, solo si fa per dire, tra virgolette, i giochi da bar, ma anche i- le console e i computer sostanzialmente. Infatti il MES che cos'è? MES è un acronimo che sta per Multi Emulator Super System, è un progetto parallelo al MAME rivolto però a vedi, eh, computer, i videogiochi delle console, anche i calcolatori. E quindi, mentre prima il MAME e il MES erano due progetti separati, ora appunto, come dicevo prima, da maggio del 2015 sono stati uniti e quindi il MAME oggi si può considerare come un emulatore universale. Mm? Eh, Chiaramente non tutti gli utilizzatori sono stati d'accordo con questa decisione del MAME Team, nel mio piccolo io sono uno di questi, però appunto col fatto che hanno rilasciato diciamo il sorgente freeware, diciamo che questa soluzione ha quello che come si dice, diciamo volgarmente detto, ha salvato capre e cavoli, no? Ad ogni modo, in questa pagina ho raccolto, diciamo, alcune fra le versioni modificate più famose. Non vi dovete preoccupare perché molte di queste non si usano più, anche perché molte di queste ormai non sono più supportate da tempo e sono qui raccolte solo a scopo collezionistico. Ad ogni modo, le versioni più utilizzate sono quelle che si trovano in cima a questa pagina. Quindi abbiamo il MAME Arcade, che è una versione del MAME senza il MES. Qui c'è anche una versione fissata di Master Stiller, potete usare uno o l'altra, insomma, a vostra scelta.
abbiamo il MAME MES che è il MAME, la versione ufficiale del MAME, quindi MAME e MES messi insieme. Abbiamo il MAMUI che è il MAME con la Graphic User Interface, cioè l'interfaccia finestre sotto Windows. La versione fissata del MAMUI sempre di Master Stiller. Vabbè, qua ho messo anche una guida, non è un emulatore, ma ho comunque messo lo stesso una guida qua del MAME nel caso uno la voglia consultare. Altre varianti famose che non si trovano in cima alla pagina ma comunque sono molto usate, una di queste è sicuramente Arcade. Andiamo a vedere un attimo che cos'è. Arcade è la continuazione del MAME FX, chiaramente basata sull'ultimo sorgente del MAME. Quali sono le caratteristiche? Quelle che ha solo i giochi arcade senza giochi meccanici come pinball e altro ancora, no computer, console, terminali e altro, no giochi che mostrano blank screen, cioè schermi neri, quindi giochi non funzionanti, così come anche drivers e quant'altro, cioè solo giochi arcade funzionanti. ehm, e quindi insomma questo è un ambiente pronto e molto comodo, soprattutto per coloro che sono meno esperti, ma volendo anche per i più esperti, perché qua è già tutto filtrato, non ti devi preoccupare di altro, hanno già fatto tutto loro, insomma è molto comodo. Altro emulatore molto usato è il Groovy MAME, che è un MAME customizzato rivolto ai monitor CRT. Anche molto bello è l'HB MAME con tanto di user interface. È un MAME che supporta anche vari hack e homebrews. Allora, gli hacks sono i giochi originali però con delle hackerate, cioè hanno delle modifiche, chiaramente modifiche non ufficiali, che non vengono inserite nel MAME ufficiale. Gli homebrew sono giochi prodotti in proprio, chiaramente giochi arcade prodotti in proprio da appassionati, insomma, e anche questi ovviamente non vengono inclusi nel MAME originale. Qui però sì, e devo dire anche che è molto carino l'HB MAME. Eh, Altro MAME molto utilizzato è Wolf MAME, poi come ho già detto prima anche insomma, gli altri valutate voi se usarlo o meno, ripeto molti di questi non sono neanche più ufficialmente supportati, sono fermi da tantissimo tempo. Naturalmente, così come è stato separato il MAME, è stato separato anche il MES. Quindi, se andiamo a prendere la pagina del MES, eccola qui. Qui abbiamo beh, il MAME MES l'abbiamo già visto prima, però abbiamo adesso anche il MES staccato dal MAME, come avveniva una volta. Mm? E poi abbiamo il MES UI che è come il MAUI, però per il MES, infatti MES con la Graphic User Interface. Voglio anche far notare che quasi tutte queste versioni ho incluso sia la versione a 32 che 64 bit. Perché questo? Perché in sostanza la versione a 64 bit funziona dai Windows più moderni, tendenzialmente da Windows 7 in su. La versione a 32 bit è quella che viene utilizzata per XP. Ma perché si usa ancora XP? XP cioè innanzitutto perché XP è il sistema operativo che supporta il più alto numero di emulatori, compatibile col più alto numero di emulatori, ma anche per via della sua leggerezza. Cioè, se l'emulatore lo faccio girare su un ambiente poco pesante, funziona meglio. Diminuisco le probabilità che si possano verificare dei lag o rallentamenti vari. Per esempio nel mio piccolo io ho un mini cabinato con un PC abbastanza moderno, abbastanza potente, assemblato in un case a forma di mini cabinato sul quale ho installato XP e vi posso garantire che XP, cioè scusate, gli emulatori lì sopra girano molto bene. Ovviamente gli emulatori possono girare bene anche su Windows più moderni, però se non avete magari un PC abbastanza moderno, scusate, o moderno comunque abbastanza potente, si possono verificare dei lag e dei rallentamenti.
Altra domanda che mi è stata fatta è: una volta scaricato il MAME, quali sono i siti dai quali posso capire come utilizzare i giochi che lui supporta? Allora, il più famoso è Arcade Database, un sito italiano bilingue, lo mettiamo in inglese, comunque anche in italiano. Io qui cerco il nome di un gioco. Allora, per esempio Frogger, gioco famosissimo del ranocchio che deve attraversare la strada. Io qui ho il nome della ROM, questo è il nome della ROM zippata che deve essere inclusa nella cartella ROMS. Ovviamente da qui non è possibile scaricare le ROM perché, come specificato nel quello che va capito è anche un'altra cosa. ROM, CD, hard disk e altri media images sono tutte è tutto materiale sotto copyright. Non possono essere distribuiti senza l'esplicito permesso dei possessori del copyright. Quindi non sono abandonware e non sono liberamente appunto distribuibili senza questo permesso. Va da sé che non si che appunto questo spiega perché da questi siti non si può scaricare la ROM sostanzialmente. Mm? Però abbiamo le informazioni, sono un altro per capire come usarlo. Qui addirittura abbiamo anche materiale aggiuntivo, manuale del gioco, le pubblicità e quant'altro. Proprio abbiamo il nome della ROM, abbiamo vari produttore, anno, genere, la sorgente del driver, addirittura qui abbiamo anche, ci dice anche se ha bisogno di sample, CHD, beh CHD non è questo il caso, comunque se è un clone, insomma dà un sacco di informazioni. Ok? Altro sito molto famoso è sicuramente Arcade History. Qui abbiamo informazioni di storia del gioco, possiamo avere delle informazioni sulla ROM, insomma. Altro sito, diciamo un altro sito che ci può venire in aiuto, può venire in aiuto agli utilizzatori del MAME, è la mia sezione dei Retro Games Online. Nel mio piccolo anch'io sto cercando di fare qualcosa per aiutare coloro che utilizzano il MAME. Non è una sezione progettata per gli utilizzatori del MAME, però con alcuni accorgimenti è possibile utilizzarla anche allo scopo. Come utilizzare questa sezione anche per gli utilizzatori del MAME l'ho spiegato in questo video presente sul canale YouTube del sito, questo per esattezza, e non starò quindi a rispiegarlo qui. Io ho terminato, vi saluto e vi auguro buona emulazione.